Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la fluffy bag che avete intravisto nell'immagine di copertina. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram e anche su Facebook, vi lascio tutti i link in descrizione. Per realizzare questo progetto ci servirà un filato morbido e molto spesso. Io ho scelto una ciniglia trovata in un negozietto low cost sotto casa. Ho abbinato un manico, una qualsiasi rete preformata, un ago da lana, coppia di ponticelli e chiusura. Possiamo iniziare subito con il tutorial. Ho pensato molto a come spiegare il metodo che ho utilizzato per lavorare questa pochette e ho deciso che il progetto già avviato fosse il metodo migliore. Questo perché il grosso del lavoro in questo caso lo fa il nostro filato, che è sfumato all'ennesima potenza. Quello che io ho fatto è stato semplicemente lasciare un quadretto di margine perimetrale non lavorato ed inserirmi con l'ago e il filato lavorando delle colonnine verticali di 10 quadretti l'una. Quindi quello che voi vedete ora è semplicemente frutto della sfumatura del filato, perché quanto a schema o lavorazione siamo davvero sul semplice. Arrivata alla fascia che costituisce il fondo ed i laterali, ho semplicemente lavorato in colonnine di quadretti, abbracciando di un quadretto quella che è la parte anteriore della mia borsa e quella che è la parte posteriore. Vedete che io qui ho all'inizio il quadretto che costituisce il fondo. Vado a lavorare un quadretto più in alto in questo modo e la stessa cosa faccio nella parte posteriore. Quando arrivo al margine estremo, quindi dove finisce il mio fondo, vado un quadretto più in giù. In questo modo abbraccio di un quadretto sia sopra che sotto la parte del mio fondo. Terminata la lavorazione del fondo, continuo esattamente con le mie righe di 10 colonnine di quadretti fino ad arrivare al termine della mia rete, lasciando sempre il mio margine di un quadretto. Ovviamente, se dovesse arrivare con righe un pochettino più corte, non abbiate paura, riempite semplicemente i quadretti. Il consiglio che voglio darvi è quello di far entrare il cordino dove fuori esce quello della riga precedente, in modo da non far vedere mai la rete. Vado ad applicare ponticelli e chiusura. I ponticelli vanno semplicemente centrati quanto più possibile, posti alla stessa altezza dall'estremo margine del laterale, mentre la chiusura invece va inserita necessariamente al centro. Per individuare il centro andiamo a misurare la lunghezza della nostra borsa, misuriamo anche la lunghezza della nostra chiusura e sottraiamo la misura della chiusura a quella della borsa. Il numero che otteniamo lo dividiamo per 2 e otteniamo il numero preciso di centimetri che devono intercorrere tra l'estremo margine e l'inizio della chiusura, fine chiusura, estremo margine opposto. Una volta fatto questo, procediamo alla cucitura e l'assemblaggio della nostra borsa. Per mascherare la vostra chiusura, se non volete foderare la borsa, la girate sul retro e con qualche punto semplicemente andate a coprire col filato di lavorazione. Molto semplice. Iniziamo inserendoci nel punto di giuntura tra il laterale e la parte anteriore. Cominciamo semplicemente ad abbracciare i quadretti che abbiamo lasciato vuoti con la nostra lavorazione. Nelle parti che non vanno collegate ad alcunché, semplicemente accavalliamo quadretto per quadretto la nostra lavorazione. In questo modo, dopodiché continuiamo ad incorporare tutto quanto. La parte finale la andiamo a lavorare esattamente come quella che stiamo realizzando adesso. Apposta la parte superiore della chiusura, ho collegato il mio manico
Ed ecco pronta la nostra fluffy bag. Vi assicuro che è davvero molto morbida e sono stata colpita da queste nuance di filato prettamente autunnali e dall'idea di creare una borsa con un filato che molto spesso non è destinato alle borse ma agli amigurumi. Trovo che il risultato sia assolutamente appagante, è morbidissima, l'interno può non essere foderato come vedete, è pulito e rifinito, non si vede assolutamente la rete da nessuna parte. Io ho scelto di indossare questa pochette a mano, ma voi potrete tranquillamente scegliere il tipo di tracolla che preferite. Vi basterà sganciare i moschettoni e agganciare la tracolla di vostro maggior gusto. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi rinnovo il mio invito a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram e a seguirmi su Facebook. Mi trovate come Sayubi Crochet, vi lascio comunque i link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo per un nuovo tutorial.